Quando KTM ha messo le mani su MV Agusta, ve l'ho raccontata in anticipo, passo dopo passo, e mi pare che sia andata proprio così. Forse ci hanno messo un po' di più del previsto e adesso sappiamo anche perché. Stessa cosa quando da giugno abbiamo messo le mani con Mr. Helmet sulla storia della crisi KTM e sta andando come ve l'avevamo anticipata, in realtà anche peggio e forse anche più velocemente. Però se vi dicessi che la soap opera è appena iniziata, che sembra uno dei film di Wall Street, il russo Timur Sardaro e la sua famiglia stanno per ricomprarsi MV Augusta, in cui adesso sono in minoranza, per salvarla, ok? Ho la vostra attenzione? Bene, allora seguitemi, perché il finale è col botto. Ciao da Mr. Helmet, nel giro di 2 anni è successo di tutto. Prima Pirer Mobility si è mangiata MV Agusta, che era in super crisi, e poi la stessa Pirer Mobility si è infilata in una crisi che quella di MV Agusta è una roba da dilettanti. Come sia stato possibile che KTM, che era già messa male, malissimo evidentemente, abbia avuto la possibilità di comprarsi MV Agusta andando a rovinare definitivamente un'altra azienda, un sacco di famiglie, nessuno lo sa e quindi facciamo finta di niente. Non si può però far finta di niente sulla situazione tragica degli austriaci e sui rumor e sulle facce che si sono viste alla Skiran negli ultimi giorni. Iniziamo dai rumors, ok? Se Pirer Mobility muore, MV Agusta in questo momento muore con lei, cioè non è in grado di stare in piedi da sola, non era in grado prima, ma adesso ancora di meno. Non era in grado prima e non è in grado adesso, però MV Agusta è a rischio anche se KTM si salva, perché di sicuro non è il primo dei pensieri di Pirer Mobility, a meno che non ci saranno altre situazioni, ma non è neanche il primo dei pensieri di chi si comprerà Pirer Mobility. Insomma, MV Agusta è in questo momento in una situazione peggiore di quanto non lo fosse quando sono arrivati gli austriaci per salvarla, cioè invece di curarla l'hanno ulteriormente ammalata, perché proprio gli austriaci per curarla, diciamo, le hanno tagliato le gambe, le braccia e la testa ad MV, ovvero la rete vendita, la rete dei fornitori e il marketing con la ricerca e sviluppo, la comunicazione praticamente, poi se ne sono andati lasciandola peggio di prima quando le cose per loro in Austria si sono messi male. Un po' come certi invasori che prima invadono, si espandono, poi si devono ritirare e lasciano dietro niente. Quindi dopo i rumor parliamo delle facce. Il signor Rashid Sardarov, padre di Timur, sarebbe stato avvistato a Varese. La sua presenza sarebbe dovuta al fatto che la famiglia Sardarov, attualmente in minoranza ma comunque con una grossa quota, starebbe per o vorrebbe rientrare in possesso del controllo di MV. Ma più che starebbe o vorrebbe, deve. Vi spiego. Pirer Mobility è in una situazione di amministrazione controllata e quindi non può certamente spendere un altro euro. Figuriamoci metterlo dentro MV Agusta. L'unico modo per non farla fallire è che i russi mettano dentro, è un paradosso, altri soldi come prestito ponte per continuare le attività e non far morire un'azienda in abbandono. Perché se MV Agusta fallisse, gli stessi russi al 49 qualcosa rimetterebbero la loro quota, oltre ai soldi che devono finire di prendere da Pirer Mobility che avevano pattuito all'ingresso degli austriaci. Quindi, mentre Pirer Mobility va in concordato per tagliare il suo debito e sopravvivere, MV Agusta, senza la paghetta, perdonatemi, degli austriaci, in quello stesso periodo deve tirare avanti nell'attesa che poi l'eventuale acquirente di Pirer KTM, probabilmente gli indiani di Bajaj, decidano cosa fare, ovvero se comprarsi tutta Pirer oppure solo KTM o anche MV, ma anche Gasgas, Husqvarna, Felt che fa le biciclette, Kiska, tutto questo. Quindi i russi potrebbero sì comprare l'azienda, come si fa sempre in questi casi, a €1, no, da Pirer, ma poi dovrebbero mettere un sacco di soldi per far ripartire una cosa che attualmente è ferma, senza soldi, ma soprattutto senza braccia e senza gambe, perché ricorderete
che MV Agusta, lo trovate su Mr. Helmet e vi metto il link, è stata negli ultimi mesi spacchettata, cioè non ha più una rete vendita sua perché gliela gestisce KTM, non parla più con i fornitori perché lo fa KTM, non ha più una ricerca e sviluppo che attualmente insomma è abbastanza inoperosa, e poi CRC è in chiusura e non ha un marketing perché lo ha preso in mano KTM, così come la parte finanziaria e tutto il resto. È tutto in mano a Pirer Mobility, KTM per abbreviare, ma insomma Pirer Mobility, che però non si può muovere. Quindi MV Agusta ha solo lo stabilimento, un bel po' di moto, quelle che non sono state portate in Austria, e poco a livello di progetti nuovissimi. Ha zero soldi e dei dipendenti da pagare con le loro famiglie, di cui io mai mi dimentico nei miei video, perché sono quelli che poi, con cui poi bisogna parlare. C'è poi un curatore fallimentare da gestire. Quindi l'altra opzione è che Bajaj si compri nel pacchetto anche MV Agusta, in quel caso però Sardarov gli farebbe causa perché si troverebbe dentro un altro interlocutore non previsto con cui non ha accordi di nessun tipo. Diciamo che da un lato i signori Sardarov sono costretti a mettere dei soldi per tenere in vita una creatura che altrimenti morirebbe e gli costerebbe carissima. Dall'altro poi, nel caso riuscissero a comprarsi MV, dovrebbero mettere altri soldi, moltissimi altri soldi, per rimettere in piedi tutto, perché vi ho spiegato che non c'è niente. Quindi nel caso ancora Bajaj non gli volesse dare MV Agusta, allora i russi veramente dovrebbero litigare con gli indiani, e sarebbe un bagno di sangue, perché gli indiani hanno una liquidità e una potenza, un peso industriale spaventoso. Quindi veramente paradossale, in sintesi, che la famiglia Sardarov non solo ha messo centinaia di milioni in MV Agusta in questi anni, ma anche in minoranza, quando è il momento che i soldi dovevano rientrare, prenderli indietro per la vendita fatta e tutti gli accordi presi con gli austriaci, si trovano a doverne mettere ancora per non perdere tutto, e potrebbe non bastare, potrebbe essere tutto inutile. Una finta occasione d'oro, e questo è solo una parte del casino. Volete un'anticipazione di un'altra rogna vera che si chiama Husqvarna? Bene, ve la do. Allora, Husqvarna è stata fondata, era un'azienda che faceva molte cose, vuol dire cose di casa. Husqvarna faceva armi, biciclette, utensili e anche motociclette. Fondata nel 1903, nel 1978 se l'è comprata a pacchetto Electrolux, famosissima azienda di elettrodomestici. Poi dopo pochi anni, nell'87, Electrolux ha venduto la parte moto a Cagiva, e poi quest'ultima è confluita in MV Agusta. Nell'88 della gente che lavorava in Husqvarna se n'è andata, fondando la Usaberg. Benissimo. Nel 2007 cosa è successo? Che BMW ha comprato da MV Agusta l'Husqvarna per 93 milioni. Ok? Nel 2013 l'Husqvarna è stata però, dopo 6 anni, da BMW è stata venduta al gruppo Pirer. E quindi Pirer cosa ha fatto? Ha comprato Usaberg, l'ha riunita ad Husqvarna e l'ha trasferito tutto quanto in Austria, chiudendo anche il magnifico stabilimento di Cassinetta di Biandronno, che nuovo e pieno di tecnologia è andato ai cinesi di SVM. Noi europei pensiamo sempre di essere intelligenti, invece siamo spesso i più coglioni. Insomma, cosa è successo? Pirer Mobility ha comprato Husqvarna da BMW, no, nel 2013, ma il marchio non è di Pirer Mobility, lo usa soltanto. Infatti c'è una clausola che da sempre stabilisce che in caso di concordato, fallimento e menate simili, il marchio tornerebbe in uso al suo legittimo proprietario originario, che è Electrolux. Quindi se Pirer Mobility fallisse, Husqvarna diventerebbe una creatura senza identità, una non creatura, perché le moto sono fatte in Austria, più o meno con qualche differenza sono dei cloni di KTM, e quindi Husqvarna rimarrebbe non si sa che cosa senza la cosa che vale di più, ovvero il suo marchio, che sarebbe di altri. Quindi il valore di Husqvarna improvvisamente
zero. Cioè proprio Husqvarna scomparirebbe, come se, no, quando si percorre una linea temporale si crea una seconda linea temporale, insomma va bene. Ma questa è un'altra storia. Nemmeno uno sceneggiatore potrebbe scriverla e sono sicuro che anche questa volta ci siamo svegliati per primi, ok? Un saluto da Mr. Helmet. Sostenete il canale perché ce n'è bisogno, altrimenti vi toccherà leggere le notizie 6 mesi dopo dagli stessi che prima avevano fatto finta di ignorarle e adesso vi insegnano come sono andate le cose. Ciao ancora da Mr. Helmet.